Digiuniamo con scopo spirituale. Digiuno non è solo non mangiare il cibo. Digiuno deve essere allontanare ogni male. Se non si conosce, neanche si percepisce il male. Digiuno di male è una missione di vita. Digiunare significa distaccarsi dal Maya, dalla falsità, dalla violenza, dall'avidità, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'odio, dalla paura. Digiuno di gridare, di bugie, di far male agli altri. Quando digiuniamo con uno scopo spirituale, ogni azione che facciamo nell'arco delle 24 ore dobbiamo farla sempre rivolti a Dio, cioè senza ego. Così dobbiamo muoverci sulla via del digiuno. La vita è un'azione continua, fare, non fare, respirare, pensare, sentire, parlare. Tutto è un'azione che è parte della vita. Posso fare una domanda? Sì. Che non c'entra con questo. Come possiamo sviluppare la devozione? Basta digiunare. Sì. Il digiuno vuol dire via della riduzione. È riduzione, è ridurre. No? Non è necessario fisicamente la ridurre. Cioè noi siamo come corpo fisico, viviamo la vita utilizzando il nostro corpo fisico e i 5 organi motori, così viviamo. La seguire un concetto di digiuno o della riduzione, no? Che vuol dire? C'è una certa ora, un'ora siamo senza muovere, una pratica meditazione, senza muovere, è un digiuno, questo via della riduzione a livello strutturale. Stesso tempo tu controlla i sensi, tutti i sensi, non vedi, non senti, non odori, non gusta, così, anche cosa via della riduzione. È un digiuno sensoriale e quindi dedica un'ora a meditare, tu fai strutturalmente sensoriale, è un digiuno. Poi anche abbiamo sentimenti e pensieri, la mente. E tu cerca ridurre i pensieri, sembra ridurre pensieri, e ridurre sentimento. Ma come possiamo ridurre sentimento e i pensieri che vengono? E qua aiuta questa devozione, di sviluppare un senso di devozione. Quindi, cosa vuol dire la devozione? Quindi, poi anche puoi dire dietro ci sono umiltà, eccetera, si può dire. È una devozione anche un sentimento, e cos'è il sentimento? Senza è una aspettativa, senza è un desiderio, tutte e due è importante, neanche attaccamento nella devozione, è sempre un'azione, azione elevata, devozione elevata, un'azione elevata a livello sentimentale. Quindi i sentimenti sempre mirato verso egoistico,
se stessi, ogni sentimento vogliamo ristabilire compensando proprio sé, invece devozione no, propri altri. Propri altri. E tu naturalmente tu senti il bene dell'altro, che può essere anche mirato, il bene degli altri, è una devozione. Naturalmente una madre fa devozione verso il figlio, e quando piccoli figli, finché non arriva a ragionare l'intelletto, 5 anni così, e della devozione vai sempre verso la madre, dice mia mamma è il migliore del mondo. E cos'è una devozione? Perché la sente, perché non usa l'intelletto anche. Quindi nella devozione devo utilizzare le proprie, canalizzare il tuo sentimento, riducendo sempre più i tuoi pensieri, e quindi questo sentimento va verso un centro, al centro la senza ego, ma verso altri. Devozione è una sensazione verso altri, non verso se stessi, questo numero. Quindi attraverso qualcosa normale, attraverso il servizio, è un tipo di cura, no? Devo fare una cura. Devo sentire, prima comprendere di che cosa, comprendere di curare. E la curare. Se come curare, cura non egoisticamente, e la cura pienamente, senza desiderio, anche. Con devozione non serve desiderio. Se è un cura non è un desiderio, è la cura. Così nel tempo e deve accadere la devozione. Quindi se uno non sente, se una persona non sente, cioè non è che può fare chissà cosa. Sì, Deve accadere. Deve accadere, deve venire, deve sentire, c'è una devozione anche, diciamo, un'attrazione, cioè deve avere un'attrazione anche. E questa devozione si può sviluppare se praticamente tu cominci a cantare il mantra devozionale, ecco, verso Dio, quindi tutte le sue cellule vengono preparate ad andare a una certa direzione, e dopo questa devozione tu puoi applicare una divinità, un santo, un saggio, un maestro, un amico, quello che persona puoi dirigere. Ma il canto del mantra, la musica porta più facilmente alla devozione. Quindi consiglio impegnare a fare più musica, più cantare il mantra. Chi è felice comincia a cantare. Quando una sente devozione subito vengono canzoni. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarvaviryan Karavavahai Tejasvinavaditamostu Ma Visavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme, curiamo uno l'altro con comprensione, con amore e gioia. Budevam Bhojanam Prasadam. Grazie.
Grazie e buona giornata. Ancora buona giornata. Così te lo dico, non